Dopo 3 anni siamo tornati nella città dove abbiamo lasciato un pezzo di cuore, Siviglia, ma stavolta abbiamo fatto di più. In questa serie vi porteremo in una settimana alla scoperta dell'Andalusia, partendo da Siviglia per poi raggiungere Cordoba e infine Granada. Lasciatevi trascinare dall'anima ardente della terra del flamenco e ispirare dalle incredibili bellezze architettoniche di questi luoghi. Dopo avervi portato a Siviglia nel primo episodio, oggi 24 dicembre prendiamo il treno diretto che dalla stazione di Siviglia Santa Justa in 40 minuti ci porta alla nostra seconda meta, Cordoba. Qui col bus numero 3 raggiungiamo l'Hotel Mestre nel cuore del quartiere ebraico, la Juderia. Subito dopo ripartiamo per il centro. Breve tappa al Tempio Romano di Cordoba, noi lo vediamo solo da fuori, ma ho appena letto che al mattino organizzano diverse visite guidate, tutte gratis da 45 minuti ciascuna. Scoperti nel 1950 durante i lavori di ampliamento del comune, questi sono i resti romani meglio conservati della città. Prima vera tappa qui a Cordoba, il Palazzo Viana, che lo vediamo subito perché oggi che è la vigilia di Natale chiude alle 2 del pomeriggio. Ho preso i biglietti online da 8,50 €, quelli meno cari che comprendono solo i giardini, i patio e il piano inferiore. Se no, in alternativa c'è una visita guidata. Il Palazzo Viana è la dimora signorile meglio conservata di Cordoba. Coi suoi 6.500 metri quadri racchiude il più grande numero di cortili della città, ben 12, adornati secondo il gusto dei 18 proprietari che lo hanno abitato nel tempo, lasciandoci immaginare la quotidianità della nobiltà locale dell'epoca. A pochi metri raggiungiamo uno degli scorci più suggestivi della città, ma anche uno dei meno conosciuti. Prendiamo la scalinata che porta a Plaza de Cappuccinos, riconoscibile per il crocifisso che si erge al centro della piazza. Qui si affacciano anche la chiesa del convento dei Cappuccini e un santuario. Continuiamo a passeggiare per il centro, per poi ritornare nel quartiere ebraico. Qui raggiungiamo la Capilla de San Bartolomé, che nel tipico stile mudéjar testimonia la coesistenza delle religioni cristiana, ebraica e musulmana. A pochi passi iniziamo a intravedere la nostra ultima tappa prima di pranzo, l'Alcázar de los Reyes Cristianos. Pur essendo più piccolo dell'Alhambra di Granada e del Real Alcázar di Siviglia, l'Alcázar rappresenta perfettamente la storia di Cordoba, racchiudendo in sé tutta l'evoluzione stilistica della città, anche se l'impronta araba la fa da padrona. Siamo all'Alcázar dei Re Cristiani, che in questo momento è in ristrutturazione, quindi solo una piccola porzione dei giardini è visitabile. Tra l'altro oggi che è la vigilia di Natale chiude alle 2, per cui stiamo facendo un giro super rapido. Super affamati, arriviamo alla Tapas de Casa de Pepe, oggi quasi solo cucina di Cordoba. Melanzane fritte col miele, fritto misto e flamenquín, un involtino di maiale ripieno di prosciutto, fritto anche questo. Terminiamo a fatica con un arroz con leche. È ormai tardo pomeriggio quando raggiungiamo uno degli scorci più famosi e incantevoli di Cordoba. Sullo sfondo abbiamo un'anticipazione di ciò che non vediamo l'ora di vedere, la meschita, che visiteremo domani. Storicamente parte della Via Augusta, il ponte romano sul Guadalquivir è stato per 2000 anni l'unica via d'accesso alla città. Scenario di diverse battaglie, il ponte conserva della struttura originale le 16 arcate e per gli appassionati del Trono di Spade è anche stato la location di diverse scene della quinta stagione. Sulle ultime arcate del ponte si erge la torre della Calahorra, il cui nome dovrebbe derivare dall'arabo Calat fortezza e Or all'esterno, indicando il ruolo di difesa della torre dagli attacchi esterni. Davanti al ponte dal lato della città si trova invece la Puerta del Puente, che assomiglia in tutto e per tutto a un arco di trionfo e che rappresentava l'entrata principale della città.
Qualche ora dopo, mentre tutto sta chiudendo per la vigilia di Natale, ci concediamo una passeggiata sul ponte illuminato. Peccato che la meschita si intraveda appena. È la mattina di Natale e la meschita è aperta solo per poche ore e noi col nostro biglietto preso online non vediamo l'ora di vederla. Attraverso le alte mura accediamo al patio de los Naranjos, arricchito da aranci, palme e cipressi nel tipico stile andaluso. Il biglietto per la sola meschita viene 13 euro. Scusateci, ma stavolta i 194 gradini del campanile mi hanno fermata. Infatti la torre dell'Almiral, coi suoi 57 metri, è la struttura più alta di Cordoba e prima di essere un campanile era un minareto. Ma ora è il momento di entrare. La meschita, oggi Mesquita Catedral, vale da sola la visita di Cordoba. Si tratta infatti della più grande e importante moschea dell'Europa occidentale, ovviamente patrimonio UNESCO. Grande 23.400 metri quadri con 19 navate e 856 colonne. La perfetta fusione di architettura islamica e gotico rinascimentale è innegabile quando ci troviamo davanti alla cattedrale, costruita nel mezzo della moschea, da cui il nome Moschea Cattedrale, rispettando lo stile arabo e arricchendolo di elementi rinascimentali. Col sole alto e splendente facciamo ancora una passeggiata lungo il ponte romano. Ormai ci manca solo l'alba e l'abbiamo visto tutte le ore. Prima di pranzo ci perdiamo ancora un po' tra le tranquille vie del quartiere San Basilio, alla ricerca dei tradizionali patios cordobeses, i cortili fioriti, che però in questi giorni di festa sono chiusi. Una tipica macchina di Cordova. Ma tornati nella juderia, i tanti turisti intenti a cercare lo scatto perfetto attraggono la nostra attenzione. Siamo arrivati alla Calleja de las Flores, la strada più famosa di Cordova, o meglio una stretta ma incantevole stradina adornata da vasi fioriti. E la splendida vista sulla meschita è impagabile. Ci fermiamo al Pasillo Oriental per un pranzo molto più local di quello che si pensa. Questo è il nostro pranzo di Natale. E nel pomeriggio un po' di meritato riposo. Per la nostra cena di Natale abbiamo prenotato al ristorante La Boca, a pochi metri dall'hotel. Dani prende un confidanatra e un couscous con pollo e io uno vegetariano, accompagnati da un calice di vino rosso di Toledo. Terminiamo con un brownie. Cordoba è stata davvero una piacevole scoperta, un gioiellino che ci ha incantato ad ogni angolo e a ogni scorcio. Il nostro viaggio a Cordoba finisce qui, ma domani ci aspetta un bus per la nostra ultima meta, Granada, per cui iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdere l'ultimo episodio del nostro tour dell'Andalusia. A presto, ciao!